Eccoci Monica per Perla. Ciao. E iniziamo questo viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Ha in mano delle carte da gioco, vedo che le sta mescolando. Poi le distribuisce sul tavolo, però E è beh, come se fosse anche, sì, molto esitante a scoprirle. beh, ci dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Come scoprendone una? La prima che scopre è un 6 di cuori. Mm. Questo è il suo sì. È il suo sì e il suo se. Nome del progetto di Perla, una vita molto interessante. Ricostruzione. La sua anima con decisione vuole proprio procedere alla riparazione delle parti che Perla vive come, diciamo, danneggiate di sé e della sua vita. E come vedo l'anima quasi che vuole riconsegnarle la sua forza e anche una sorta di strategia. Nome della sua anima, Dora, Doretta. del suo spirito. Mm, Sembra animali, ma anche animalie. Vibrazione di Perla. 1,5. Consapevolezza. eh, 142. Anima. 39. 3-9. Mhm. Vite precedenti parallele. 1977. Cervello, capacità medianiche. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 40. 3D. 78. Vivacità anemica. Al momento mi viene 98. Ok, nuovo valore ma che non introduciamo perché sono già un po' troppi. Solo questa volta. Monica, coraggio dell'anima da 1 a 100. 98 anche qua. Perché Doretta? E ha a che fare con i preziosi. C'è l'elemento oro. Lei comunque ha scelto anche un nome che è Perla, che comunque ha a che fare con i preziosi. La sua esperienza è decisamente preziosa. Come si definisce la sua anima? Luminosa e eterna come una stella. Come definisce questa vita? La vita che mi illumina. Che la Quando ti porta? ho vista, mi sono illuminata. Nel vedere le potenzialità che contiene questa vita. Causa esoterica del 6 di cuori. Non so, qua mi viene suo papà.
Allora, loro in famiglia erano in cinque, però Mm. è come se mi desse anche un sesto elemento, non so chi possa essere, perché lui cala questo sei di cuore. Un figlio non nato? Sì, perché me lo dice sotto forma di altro fratello, un altro fratello. So se poi non è nato, però Mm. ne parla di un altro fratello. Un fratello vivo frutto di una scappatella? No, dice No. no. Che tu sappia, Perla, si è mai parlato di aborti? Forse non si parlava di queste cose. Mm. Va bene. Bene, bene, bene. Entità eteriche. Vediamole. C'è un'aquila come fa il coniforme che non perdona nulla, né errori né imperfezioni, e quindi la giudica di continuo. Poi c'è un lupo che è come se la volesse spaventare, renderla insicura, quando lei deve fare nuove cose. Le dice che lei deve rimanere sulle vecchie strade, perché quelle nuove non è in grado di affrontarle. E poi c'è tipo una specie di demone del secondo universo che si presenta come una densa nuvola nera, che dice che ha tutta l'intenzione di seguirla e di non abbandonarla mai. E questo produce in lei un forte calo, diciamo, dell'umore, un senso di tristezza, di un qualcosa di cupo che incombe costantemente. Direi basta come Eterica. E elementali? Ci sono tre, una si chiama Forse domani, un'altra subordinazione e un'altra abissi. Forse domani è un'entità mentale che la porta proprio a rimandare le decisioni importanti, ma anche le cose anche più piccole, porta proprio a far sì che lei le ritardi. Questo è il modo ideale per tenere Perla in una situazione in cui lei percepisca se stessa come inadeguata, come incompiuta, come inconcludente, ehm, anche come molto instabile. Direi di livello 6. Poi c'è subordinazione ed è un'entità mentale che vuole che lei accetti passivamente gli eventi, le circostanze, ma anche le decisioni altrui, facendole in questo modo sentire impotente, facendola sentire incapace, diciamo così, di poter reagire. Che questa più o meno 6, anche se in passato era un po' più alta, adesso va meglio. Poi c'è Abissi, questa entità mentale vuole proprio tirarla giù verso il buio, vuole farle percepire che non esiste una via di uscita. Questa è la situazione e non ci possono essere cambiamenti. Quindi vuole farle comunque sentire come avere le mani legate, l'impossibilità di cose nuove, di nuove opportunità. Ehm, Questa sì, di livello tra il 6 e il 7. Impianti, vediamoli. Come impianto mentale c'è un libro piuttosto pesante, appoggiato sulla sua testa, e contiene tutti i divieti, tutti gli obblighi, tutte le regole a cui lei deve sottostare. E sono sempre molto penalizzanti rispetto alla sua persona e al rispetto di sé. Eh, C'è come una specie di forbice vicino al seno destro
come se la dovesse sempre far sentire in uno stato di tensione, di scontro, di preoccupazione con il maschile, di impossibilità di fidarsi del maschile. E poi anche la luce destro, in eterico, è come se fosse mm, molto sensibile. Lì ha proprio a che fare, diciamo così, con il discorso paterno proprio. Come un qualcosa che è rimasto irrisolto, non accettato, non del tutto elaborato. E basta. Perfetto, apriamo subito il portale aureo. Anche se Perla non aveva chiesto a nessuno, abbiamo in realtà bisogno di chiamare due persone, il padre e l'ex. Mm. Primo che mi arriva il padre, come se fosse molto sudato, arrossato, ehm, mm, stravolto, no? Credo che questo sia un'immagine che lui spesso aveva dato di sé sulla terra, eh, che ragiona, che impreca, dice parolacce. Mhm. Sono però passati 21 anni. Sì, ma questo è un modo, come dire, per dire io so chi sono stato, non che lo sono ancora, so chi E ora sono chi è? stato. Ora mi fa vedere che è tutto quanto bello pulito, che per questa occasione si è messo una camicia chiara, ma con dei quadratini, vedo eh, mm, ehm, mm, tirata. Lui ci tiene a dire che è profumato, è come se fosse l'odore delle camicie apprettate, tipo il Merit, hai presente, che si spruzza per inamidare le camicie. Si è pettinato. Ehm, e però mi viene che è abbastanza giovane, cioè l'aspetto che ha scelto di presentare qui è come se fosse intorno ai 50 anni. Facciamogli scrivere una lettera per Perla. Poi è come se mi portasse con una specie di... Io non lo so se lui quando era piccolo forse aveva dovuto frequentare la chiesa, perché sembra che mi porga un piattino con le ostie, non capisco. Scriviamo una lettera per Perla, molto più importante del piattino delle ostie. Non ho parole per descrivere la vergogna che ho provato di qua, guardando il film della mia vita. Eh, che buttavo oggetti in cui buttavo, ho visto che buttavo oggetti per terra, che scuotevo il tavolo, che terrorizzavo voi, che vi disperavo. Vedo che si mettono le mani sulle orecchie per non sentire, come anche un po' per proteggersi anche. Non è stato facile vedere tutto questo da qui. Ti scrivo con una stilografica, però è una stilografica di quelle più nuove, vedo, perché non è quella in cui si intinge nell'inchiostro. Eh, voglio una lettera liscia, in modo che la mia penna scorra sul foglio veloce, perché la mia vita non scorreva così. Buche,
discontinue è stata la mia vita, sono inciampato, stavo affogando. I miei figli li ho trascinati con delle catene a seguirmi in questa fossa d'acqua in cui stavo sprofondando. Ma anche a te ti ho messa giù in questo mio baratro e anche lei, non so perché, la chiama lei, la moglie. Eravamo due estranei che quasi ci odiavamo. Io di qua ho assaporato la pace, mm, e l'acqua fresca. Ho scoperto che quest'acqua sa di miele e di perdono. Porto a te questo vasetto di miele, mm, mille fiori normalissimi, semplici, e ti chiedo perdono perché è essenziale per proseguire la mia evoluzione. Non mi sono mai interessata di te. Mm, Ti ho anche percepita come un peso, ma io adesso sono altro. Ho passato tanto tempo in solitudine per rivedermi pezzo dopo pezzo la mia vita. Mm, Sa subito delle violenze. Ha subito delle violenze. Sì, il padre, sì. Mm, mm. Non ti ho insegnato il rispetto per te stessa, ti ho insegnato l'amore. Ti ho però eh, trasmesso l'istinto di fuga. Quando occorre, tu sai scappare benissimo. E l'altro disincarnato, Monica. Facciamo così, chiamalo e vediamo se viene, e viene solo se ha un'attinenza consistente. Poi è come se mi facesse vedere che era imprigionato in una rete di manipolazione, subita e esercitata anche a sua volta. Ehm, è, è- è come se lo vedessi in un... cioè, allora, diciamo così, ha fatto questo gesto, è entrato in questa fascia nell'altra dimensione un po' oscura in cui vedo questa rete in cui ancora è imprigionato. Adesso, vabbè, sono passati alcuni anni, è come se lo vedessi che sta uscendo da questa rete
e sta andando verso una zona dell'oltre un po' più luminosa. Eh, non so se anche lui avesse un fratello, non lo so. È come se mi volesse parlare di altre cose relative alla sua famiglia. Però di Perla dice che loro come se non si conoscessero molto, non ci conoscevamo. E quella lettera? Ma io come, cosa posso dire, di tutti i ricatti che ho messo in atto nella mia vita? Siamo deboli e più siamo deboli, più ricattiamo e colpevolizziamo. E che cosa posso d'altro dire se non offrirti credo come si chiama? Un fenicottero, quelli di color verde, argentato, Non eh, rosa, verde. verde argentato. Perché? Mm, Non lo so, come se loro avessero vissuto un momento dentro la natura, perché vedo lei seduta su un prato, Mhm. lui che la guarda, Lei annuisce adesso. e si vede che in quel momento lui ha visto questo insetto, ok? Eh, E quindi è come riportarle lì, a quel momento. Tu Sembra ti, lei ricor- coi piedi nudi. tu ti ricordi questo luogo, Perla, dove sta? Ci potresti tornare volendo. Ok, Monica, in quel luogo fisico è rimasta una traccia energetica di questo momento. Sì, un timbro. Mhm. E se Perla tornasse in questo luogo fisico nei prossimi giorni, avrebbe un senso? Lui dice non necessariamente. Mm. Ma se vuoi, eh, ti preparo tipo una rosa, sembra. Di che colore? Lui dice alla fine abbiamo dato il peggio di noi. Ale. Mm. E io nel mio egoismo, tu nel tuo egoismo. Terzo invito davanti al portale aureo, il disincarnato nonna materna. È come se mi proponesse un'altra infanzia di Perla, perché la prende in braccio e la stringe forte e gli dice: Sei la mia nipotina preferita. E luccichi, e io lo vedo che luccichi. E sei bella e mi piacerebbe vestirti come una principessa. Poi c'è qualcosa riguardo al colore arancione. Quando tu eri bambina, io ero bambina con te. Sembrava un carillon. Sembrava di girare un carillon. Qua sto così bene che ho coltivato
tante piante e ho creato nuove specie di piante e di riso. Vedo che le offre una ciotola di riso, che è una varietà che ha creato lei. Non Mm. so, As- questo è il riso perla, dice. Che è riso da mangiare ed è il tuo sorriso, ed è il tuo ridere. Mangiane tanto. Poi vedo che dopo gli prepara un cono gelato. C'è della fragola, c'è del cioccolato, glielo prepara lei e glielo porge. C'è bisogno di dolcezza e di freschezza per la mia Perla. Deponi le armi. Vedo che è come se le prendesse un coltello dalle mani. Questo non serve. La nonna la va a trovare. Allora mi fa vedere un angolo del letto, è come se fosse il suo preferito, l'angolo sinistro del letto, l'angolo in basso verso i piedi. E mi piace passeggiare nel corridoio Perché la nonna la va a trovare? per portarti una fiamma di luce. A volte ti vedo al buio, allora accendo un fiammifero. Ti porto un po' di luce e di calore. E di dolcezza, come se le portassi un po' di zucchero. La nonna era nel portale aureo? La nonna era nel portale aureo, sì. Ok. L'ex, No, 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 non è pronto. C'è ancora molto lavoro. il padre, Il padre, ti dico che è come se avesse questa cosa sospesa, ma con lei, con i figli. E quindi non è facile per lui non riesce. entrare nel portale aureo. Vabbè, li lasciamo un attimo qui. Chiamiamo nel cinema la madre, i due fratelli e il compagno. Due fratelli, non so, come se sono un po' freghisti, un po' indifferenti, un po' arresi anche alla vita. Mm. Vengono? Allora, vedo che il fratello più grande eh, si potrebbe sentire pronto per alcune cose.
Il fratello più piccolo è come se fosse anche un po' spaventato, un po' smarrito proprio. Mm. Ma comunque sì, ci sono, dai. La madre è molto sofferente, eh, scontenta, però rassegnata. Così si appoggia così la mano al mento e mi dà questa idea di stanchezza. Va bene, allora, madre, due fratelli, compagno, Perla ovviamente, e padre, ex e nonna, tutte queste anime adesso vanno indietro nel tempo, Monica, e andiamo alla loro grande riunione. C'è un tavolo tondo, sono tutte lì intorno queste piccole componenti dell'unica sorgente e si stanno accordando. C'è l'assegnazione del padre ubriacone. Si presenta subito l'anima del padre di Perla o ci sono un po' di cambi. Prima arriva un'anima, dice: Ma non mi stanno bene queste condizioni, me ne vado. Vado da un'altra parte, in un altro tavolo della riunione. Io adesso vedo il tavolo stabile proprio con questi personaggi. Fissi. Sì. Che fanno? Come li vedi? Vedo che hanno tutti quanti la mano destra eh, al centro del tavolo e uniscono quindi fra di loro le dita. Mm. E c'è questo accordo in cui dicono creiamo un inferno e vediamo se all'interno di questo inferno l'amore eh, può vincere. Vediamo se tutti noi o uno di noi riesce in questo inferno a portare la luce e l'amore agli altri. Portandolo a se stesso. Sì, Su questo... eh, Mm. alcuni di noi non ce la faranno, mm, perché lì non ricorderemo questo intento, saremo totalmente immersi nel copione passivo eh, di vizi e viltà. Vizi e viltà. Sì, qualcuno di noi ce la farà e illuminerà tutti noi, il riflesso. Su questo tavolo c'è almeno un chicco di riso. Su questo tavolo c'è una grande ciotola con tanto riso e ehm, ciascuno di noi quando sarà giù potrà allungare la mano e attingerne manciate e manciate, ma dovrà accorgersi che c'è questa enorme ciotola di riso. La ciotola si può anche rovesciare sul tavolo e spargere. Sì, qualcuno in bocca la sentirà come un riso amaro, qualcun altro dapprima come un riso amaro e poi come un riso dolce e nutriente. Riso perla. Riso perla. Dov'è questa nostra amica Perla nel tavolo? Chi ha accanto?
visto che è tondo, Dunque, o di fronte. mi fa vedere che a fianco, a sinistra, c'è la mamma, davanti il padre e sempre dal lato del padre, sì, diciamo così, dal semicerchio che si conclude col padre, ci sono i due fratelli. E Alla sua destra chi c'è? allora, alla sua destra il grande, A destra di Perla, dico. sì, alla destra di Perla c'è il fratello più grande, Mhm. poi c'è quello più piccolo, quindi poi c'è il padre, poi c'è la madre. Come va Quindi la letta madre sta alla sinistra. questa posizione dei componenti della grande riunione? Chi è davanti è il vero antagonista, chi accanto è il più La vera vicino a sé, sfida, la vera quella sfida. davanti è la vera sfida. La madre alla fine si trova a guardare in faccia i due figli. Infatti le sue sfide saranno i figli, soprattutto. E quindi ci sono queste sfide incrociate, diciamole così, che però si intrecciano. E la vicinanza, in questo caso di Perla, di una persona o di un'altra, il fratello grande, il fratello grande e la madre, ehm, che significa invece? Più vicinanza con questi due personaggi. Allora, la madre è rispetto a Sì, sì, Perla sì. più lontana. Ah, Il fratello maschio è più vicino. Cioè, scusa, il fratello più grande maschio è più vicino, se misuriamo la distanza, ok? ma attigui a Perla, in mezzo non Eh, c'è nessuno. no, esatto, esatto. E, è come se, in verità, mh, potenzialmente ci potesse essere un dialogo, o una, come posso dirti, una condivisione di esperienze di più con il fratello grande che con la madre. Perché la madre la vedo proprio proiettata ai due figli, alle esperienze sue con i due figli. E la ciotola dov'è? In centro? La ciotola è in centro, proprio al centro del tavolo, È grande. è molto grande, io la vedo marrone. Una nonna materna in questa grande riunione, essendo disincarnata, ha un aspetto differente. Adesso qui l'aspetto che lei mi propone è di una donna comunque curata, con una pettinatura, non so, un po' di quelle anni 50, diciamo, non tanto naturali, sai, tutte create un po' con il gonfio qua, no? Così, e con i capelli un po' rosso rammato, un colore così, ecco. Ma in questo patto finto di gioco finto, la nonna sarebbe entrata prima nel gioco e uscita molto prima degli altri. Sì, infatti Quindi io in questo tavolo non la non vedo la vedi? direttamente, no. O io immaginavo trasparente o parzialmente presente. Beh, la ciotola è sua però, eh. La ciotola è sua perché l'interazione c'è sempre di tutti quanti. La nonna è più che altro in un altro tavolo. Poi ci sono tavoli che si Sì, intersecano. poi sì, esatto, bravo, esatto, è un tavolo che poi si interseca, vedo che si avvicina, che si allontana con questo. Ehm, Beh, la vedo proiettiamo sotto, sotto il sotto tavolo. le gambe del tavolo, esatto. Che fa lì? Ci sono certe presenze silenti che reggono il gioco, ma non compaiono nel tavolo. Messaggio sempre più simbolico. Monica, torniamo esclusivamente a un po' di cause esoteriche di Perla. Bah, insomma, più che cause esoteriche, il suo rapporto con la materia, i soldi.
Mm, Allora, lì c'è anche come una forma di punizione per se stessa, mm, per non volersi garantire una sicurezza e una stabilità. Ehm, ehm, Perché poi in realtà lei ha dei soldi, ok? Quello che fa è di non spenderli magari nella maniera giusta, ok? Quindi in realtà sotto ci sta di più l'entità mentale forse domani, che è come un ritardare nel sistemare la sua vita, ok? E tra questi elementi da sistemare e poi la gestione del denaro, però è veramente una manifestazione secondaria questa del denaro. Qual è la È, primaria? mh, rimandare la conoscenza, il rapporto che lei ha con se stessa. Ehm, Quello che vedo è proprio che lei un po' scappa da se stessa, che si conosce poco e che si basa molto su ciò che viene fatto fuori, ok? Sulle sue azioni, sul suo lavoro, eccetera, ma non sulla propria interiorità. E quindi non è più tempo di rimandare questo. Chi è Perla? Lei si Perla è quella chiede, che ricorda tutto il brutto e non ricorda niente di bello. ricordiamo il bello allora, un momento bello della sua infanzia. Mi fa vedere tipo a scuola, come se lei fosse stata una delle poche in una determinata, credo, verifica in classe, così, fare bene. Quello è stato un momento di gratificazione. Adolescenza. Non lo so, come sono, io dico quelle che mi vengono, non so dove sono collocate, un qualcosa che riguarda uno sport, eh, una, cioè una vittoria o comunque un qualcosa che lei Buon ha risultato. fatto bene, esatto, un buon risultato. Eh, Poi mi fa vedere un momento, come dirti, di spigliatezza in cui lei è stata considerata spiritosa, simpatica, anche con uno humor sagace. Poi mi fa vedere davanti a una vetrina dove forse lei può avere un colpo d'occhio per, non so se riuscire a fare gli abbinamenti degli abiti, piuttosto anche che accogliere l'occasione giusta, l'acquisto giusto per la persona, una cosa così, insomma. E poi non so se lei ha sostenuto qualcuno, ha dato un sostegno a qualcuno che ha perso qualcun altro, perché è come se fosse come una situazione così di una perdita, non so se di un funerale, dove lei ha saputo dare un giusto sostegno, è servito. Analizziamo, Monica, il corpo emozionale di Perla. C'è rifiuto, c'è vergogna. Dove? ehm, Allora, ancora è come se queste emozioni non avessero intaccato il corpo fisico. Lei è giovane, a volte accade questo, che poi le emozioni rimangano a livello eterico, poi però arrivano sul corpo fisico. Mm. Quindi al momento è come se appunto io le vedessi nello strato eterico, proprio il corpo eterico, che è un po', diciamo così, la copia, no? Del nostro corpo, ehm, nella sfera energetica sottile, no? Ok? Quindi io le emozioni le vedo collocate lì, quindi ancora non si sono trasferite sul suo corpo fisico.
Quindi la vergogna la vedo nella zona, diciamo, del primo chakra, così, genitali piuttosto che schiena bassa, così. Il rifiuto lo vedo nel cuore, il petto, diciamo. Ehm, Poi come una rassegnazione più a livello della pancia, dello stomaco. Sempre parlo in eterico, Mhm. del piano eterico. Ehm, e poi vedo l'impotenza e piedi, l'altro piede destro, e le gambe come se fossero incrociate, no? Quindi come se lei con le gambe incrociate non è che possa fare molto, no? Camminare, insomma così. Mm. E poi c'è sfiducia. La sfiducia la vedo a livello degli occhi e delle orecchie, quasi come se non volesse più guardare e sentire perché non può vedere o sentire cose buone. Però poi in realtà la vita le sta proponendo mano a mano delle persone che di fatto un po' smentiscono quello che lei crede, Come il compagno? per esempio, ma non penso sia stato l'unico a darle un qualcosa di speranzoso, diciamo così, no? Lei e il Un- compagno hanno Un'opportunità. condiviso vite parallele. Ma adesso qua mi fa vedere una vita molto semplice. Lui è tipo un insegnante e lei è un po' l'alunna preferita, Sempre lo stesso quella schema, proprio che gli quindi. dà più soddisfazioni. È simile perché adesso lei comunque è adulta, Mhm. quindi c'è un pochino più di parità, più possibilità di fare esperienze insieme. Una in cui lui è donna e lei è uomo? Mm, ma qua vedo due uomini, tipo come se fossero due venditori porta a porta, che si scambiano un po' le strategie per riuscire a vendere. Eh, Forse è lei che è un pochettino più abile nelle vendite, un po' più spigliato lui lì in quella vita, l'altro è un po' più timido e quindi ovviamente lo aiuta, no? A sciogliersi, gli dà delle dritte. È una vita semplice ma è molto carina, perché è il superamento della timidezza e dell'insicurezza da parte dell'altro, del compagno, ecco. Mhm. Va bene. Perla e il cluster. Mm. È una palude buia. So che sotto ci sono dei coccodrilli sotto la palude, un po' tetro questo cluster, ovviamente. Qualcosa che ti risucchia come la palude. Perla dice che lei non vuole più camminare nel pantano, nel fango, nell'instabilità, nel timore di cadere giù, in bocca ai coccodrilli, non vuole più queste esperienze. Ne ha fatte a sufficienza, specialmente in questa vita. Di buio e di pantano ne ha avuto abbastanza. Vedo che la nonna le manda dietro di lei proprio un fascio di luce fortissima per accrescere la forza in lei. Questo fascio di luce la spinge a sorridere, le dà forza e riesce a spingere via questo cluster così tetro dentro un portale definitivo. E la Eternum è fatta di tanti chicchi di riso.
un sole di chicchi di riso. E l'avatar? Ah, l'avatar, sai che la vedo femminile? Mm. Come se fosse una donna molto lasciva, sempre di legno, però l'atteggiamento è un po' quello, no? Con il rossetto, con una sigaretta che pende dalla bocca, che ha le gambe sopra la scrivania. Eh, Ma non ci interessa più niente di questo. no, 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 in Noi nessuna abbiamo riso maniera. Perla. Mm. Infatti lei per mandare via questo avatar le lancia proprio del riso perla. E l'effetto che si ottiene è che automaticamente si crea come un vortice che convoglia l'avatar e tutta la sua scrivania, il computer, eccetera, dentro il portale definitivo. E il riso va ad assumere proprio la forma di un sorriso. Tanti chicchi di riso a creare proprio come una specie di fetta d'anguria, diciamo, no? Bene, vediamo la situazione, ma prepariamo prima Perla, la vestiamo bene, ne mettiamo un bel tailleur, grigio Perla, o come diceva una televisione comica di qualche anno fa, grigio Pirla. La camicia è grigio perla. E amici grigio Perla. Il tailleur lo vedo più sul prugna, direi, o Pugna il Perla. gogna. Mm, sì, La morale di questa cazzata che ho appena detto, Perla, cara, è che devi ridere di più, sì, te la devi proprio giocare così, ridendoci sopra. E vedi che questa è la eternum costante più forte e più incredibile di tutti. Quando veramente fai dentro di te il concetto che è un gioco, quindi la realtà non è niente di veramente importante, ma è soltanto un'opportunità per dire grigio pirla, grigio perla, grigio prugna pirla, prugna grigio, quello che vuoi, e divertirti è l'unico, e hai già vinto. E quindi quello che abbiamo appena fatto, che comporterà molto probabilmente, Monica, correggimi se sbaglio, l'assenza di entità eteriche, certo. la tanto spaventosa aquila, il tanto rompicoglioni lupo e il tanto spaventoso demone ci sono ancora? No, Ok, le pesantissime tre entità mentali 667, ma anche più di 66, abbiamo visto in passato, con tutto quello che comportavano, forse domani subordinazione ed abissi ci sono ancora? no, Gli impianti che non ripetiamo ci sono ancora? no, no, Adesso vediamo i valori. Tutta questa roba torna in 3 secondi se tu inizi di nuovo da domani a dire come sono sfortunata, povera me, che però che palle quel fratello, che palle quell'altro fratello. Magari non torna esattamente così, ma in modo simile. Quindi questo, che adesso arriverà tra poco, anzi è già arrivato, è il momento in cui mettere le basi della tua seconda parte della vita senza più tanti rimuginamenti, perché sono finita in questa famiglia, perché che sfortunata che sono. Quella cosa lì non è così importante. Certo, non puoi prescindere da, va bene, ma non è così importante, è molto più importante tutto quello che scrivi da adesso in poi. Vibrazione di perla. allora, adesso vedo 200, però sta preparando un falò in cui vedo che sta incendiando pagina dopo pagina il suo vecchio copione. Ok, riverifichiamo alla fine, da 200 cosa è poi diventata. Consapevolezza. Dopo tante e tante sessioni, tutto sommato 142 non era tanto. 167, Anima PS, 50, perfetto. Vite,
1814, Cervello, 9 e mezzo, suscettibilità ipnotica, 54, 3D 45, e vivacità animica. ora 100. Messaggio solo di Perla o anche scambio di messaggi con il padre e lo salutiamo. Vedo che sta continuando a buttare i fogli, dice guarda, in questo foglio ci sei tu. C'è una nostra discussione, c'è un litigio e vedo che il padre va ad abbracciarla. È tutto cambiato, non c'è niente di fisso. Butta via, continua a buttare via quel dramma, una vera tragedia. Io sono diverso, sono davanti a te, ora tu mi puoi vedere. Prendi questa viola, viola, e continua a buttare tutto quanto. L'ex suicida. Allora non riesco a vedere che lui riesce a venire qua giù così, in maniera semplice. Mhm. Però non so, vedo che è come se mostrasse un panetto di burro e dice, è tutto così molto più morbido di quello che pensiamo. Anche un panetto di burro che è stato tanto tempo nel congelatore, poi lo tiri fuori ed è morbido. E tutto è così, è molto malleabile, non c'è rigidità, però glielo dice stando di là, ecco. La nonna. E vedo che le infila questo anello al dito, un anello d'oro. Poi Perla vedrà se esiste davvero questo anello o è semplicemente simbolico. La salutiamo e la rimandiamo nel portale aureo. Messaggi di Perla ai componenti del cinema, se vuole. Non intendo più torturarmi per le nostre vicende familiari. Vedo che gira le carte che erano sul dorso e dice: Non temo di guardare le cose e di considerarle come un gioco. Al compagno. Mm, sono così. Allora mi fa vedere come se si allontanassero, poi si riavvicinassero, quindi c'è come un po' un allontanamento, ok? Poi si riavvicinano e dice: C'è tanto da scoprire. Ehm, siamo disposti a vivere questa avventura? Punto di domanda. Messaggio di Perla a se stessa. Punto tutto su me stessa e punto tutte le fiche che ho a mia disposizione. È un gioco bellissimo. Le mie fiche sono d'oro. Io mi diverto e, e ho grande amore per me mentre gioco. Monica, vibrazione. Ora è 300. Come vedi Perla, Monica? Sta mettendo lo smalto sulle unghie dei piedi. È uno smalto trasparente e dice: Perché io sono così. Eh, non rinnego nulla. Ehm, sono me stessa.
e mi sento pulita. Ed il riso? Ehm, il riso vedo che l'ha fatto diventare anche amido di riso per fare il pediluvio, i piedi, e dice il riso diventa il mio compagno di vita per tutte le situazioni che sembrano critiche e lo dispenso uscendo di casa e lo dispenso nei luoghi in cui entro. E vedo lei proprio che getta questo riso, come di solito si fa agli sposi. Lei lo getta così, A se ai stesso. passanti e nei luoghi e a se stessa. Va bene, abbiamo finito.